Eccoci qua ragazzi, salve a tutti, bentornati sul canale, nuovo contenuto quest'oggi ovviamente perché il giorno prima Napoli-Cremonese e quindi probabili formazioni, le ultime dai campi, si parla di una rivoluzione per quanto riguarda l'attacco, De Bruyne in panchina, torna Rachmani e quindi c'è anche un'incognita in difesa, facciamo il punto della situazione insieme, fatemi sapere cosa ne pensate qui sotto nei commenti, se vi va iscrivetevi al canale attivando la campanellina e se vi piace questo video un bel like, fa piacere al sottoscritto e diamo come sempre una mano all'algoritmo. Messaggio di Diego prima di iniziare. Diego sta aspettando ancora una prova convincente del Napoli. Arriverà domani? Speriamo di sì. Caro Diego, attendiamo ovviamente domani e vediamo come si vuole mettere il Napoli in campo. Le ultime ovviamente per quanto ci riguarda andiamo a vedere anche la formazione della Cremonese. Il Napoli è chiamato a ripartire dopo la brutta sconfitta interna contro la Lazio. L'obiettivo di questa stagione è blindare la posizione che vale la qualificazione alla prossima Champions League. Io dico l'obiettivo sarebbe arrivare secondi, ma ovviamente ci sta chi pensa che tra secondo e quarto è la stessa cosa, ma sorvoliamo perché ci abbiamo fatto già un contenuto. La Cremonese invece è impegnata nella lotta per non retrocedere e occupa attualmente il terzultimo posto in classifica a pari punti con il Lecce. Partita molto ma molto complicata per quanto mi riguarda domani. Due obiettivi opposti ma stessa urgenza: fare punti. Al Maradona la squadra di Antonio Conte non può permettersi più passi falsi. L'anticipo del venerdì vedrà la Cremonese di scena al Maradona contro un Napoli ferito dalla recente sconfitta interna e dal precedente pari con il Parma. L'idea di Conte è dare una scossa alla squadra che nelle ultime uscite ha faticato soprattutto in zona offensiva. Diciamo che è un bel po' che fatichiamo in zona offensiva, non solo nelle ultimissime uscite, proprio ciò che è mancato nelle ultime gare e quindi risolvere questo problema offensivo. Il tecnico prepara cambiamenti significativi a partire dal rientro di Rachmani e da Allison Santos. Intanto Neres è tornato a Castelvolturno, l'abbiamo ovviamente detto ieri nel video che abbiamo fatto appunto ieri pomeriggio. Il pareggio per la Cremonese 0-0 con il Torino è un risultato discreto per i grigiorossi che restano terzultimi a pari punti con il Lecce, come abbiamo detto. È una partita molto ma molto complicata e al di là delle dichiarazioni in settimana non verremo a mettere il pullman al Maradona eccetera eccetera, la conferenza di Giampaolo comunque presenta una Cremonese che è sul pezzo e che cercherà sicuramente di fare punti vista la classifica, perché poi mancano poche giornate alla fine e anche un punto conquistato può far classifica per quanto riguarda soprattutto la zona retrocessione. Antonio Conte abbiamo detto che vuole dare una scossa per quanto riguarda la situazione offensiva e quindi potrebbe essere la volta di Allison dal primo minuto. Si siede De Bruyne, vediamo perché c'è un'alternativa per quanto riguarda l'attacco. Allora, Savic in porta, torna Rachmani a guidare la difesa, coadiuvato da Buongiorno e uno tra Beukema ed Olivera, anche se alcuni giornali ci danno un Juan Jesus Rachmani Buongiorno con Juan Jesus col piede sinistro ovviamente schierato a destra, ma vedremo ovviamente domani con le ufficiali. Sulla corsia sinistra Gutierrez Insidia Spinazzola, a destra confermato Politano, in mediana invece fuori Anghissà e arretra McTominay al fianco di Lobotka. Sulla tre quarti spazio ad Allison Santos, possibile chance per Elmas al posto di De Bruyne e ballottaggio aperto. C'è il solito Højlund ovviamente come prima punta. Io sarei anche d'accordo nel provare un Elmas al posto di De Bruyne sulla tre quarti con il Politano dietro, perché ha funzionato come soluzione in qualche match. Ovviamente bisogna sempre vedere come si è posto lo spogliatoio del Napoli nei confronti dell'allenatore, perché poi a ridosso del mondiale calciatori che a quanto leggiamo che siano indiscrezioni o chiacchiere comunque stanno pensando più al mondiale che al campionato. Secondo me un po' di turnover tra virgolette fa bene e forse portiamo a casa anche dal punto di vista della pericolosità anche qualcosina in più, non perché sto criticando De Bruyne o chi che sia, ma diciamo che schierarlo in quel modo e dargli quei compiti, perdiamo comunque il calciatore dal punto di vista tecnico per quanto mi riguarda, perché comunque devi fare delle cose che non sono fuori dagli schemi del calcio, però sono cose che al limite in maniera meccanica non è che non ti vanno, ma
non riesci poi ad esprimere il 100%. Ecco perché vedremo poi, nel caso dovesse giocare Elmas al posto di De Bruyne lì sulla tre quarti a destra, vedremo se cambierà un tantino la musica, con Politano ovviamente quarto a centrocampo. Dall'altra parte Gutierrez o Spinazzola, quindi vedremo poi la scelta che si farà sull'altra fascia, mentre la Cremonese Giampaolo si affida al 4-4-2 orientato a un solo cambio nell'ultima formazione scesa in campo, Audero tra i pali, Baschirotto Luperto la coppia di centrali con Terracciano e Pezzella sulle corsie. A centrocampo riecco Malè dopo la squalifica in vantaggio su Bondo, accanto a lui l'ex Grassi di un po' di tempo fa, non è che poi ha giocato l'altro ieri a Napoli. Comunque sugli esterni da un lato Van de Putte e dall'altro Floriani Mussolini, che è favorito nel ballottaggio con Zerbin. Viaggia verso la conferma il tandem offensivo Bonazzoli-Sanabria, con Vardi che ovviamente è indisponibile. Quindi Savic, Beuke, Rachmani, buongiorno, ma potrebbe esserci la sorpresa Juan Jesus, Rachmani, buongiorno, addirittura Juan Jesus, Rachmani, Olivera per quanto riguarda la difesa, Politano, Lobotka, Scott, Spinazzola o Gutierrez in mediana, De Bruyne o Elmas, Alisson Santos a sinistra e Højlund come prima punta. De Bruyne o Elmas ovviamente sulla destra, sulla tre quarti. I ballottaggi li abbiamo detti che sono quelli che abbiamo appena elencato. La formazione della Cremonese: Audero, Terracciano, Baschirotto, Luperto, Pezzella, Floriani Mussolini, Grassi e Malè in mezzo al campo, Van de Putte, Bonazzoli, Sanabria, le due punte. Allenatore Marco Giampaolo, e lo sappiamo, di Giampaolo si parla sempre bene, però comunque a me non è che convince tanto questa narrazione, il professore, il maestro, eccetera, eccetera, perché poi diciamo che forse raccogli molto meno di quanto vali, perché alleni delle rose che comunque tecnicamente sono sicuramente rivedibili, ma a me non convince però la sola, idea di gioco, perché abbiamo visto comunque non solo nella Cremonese formazioni di Giampaolo che comunque, così come Italiano del Bologna, non è che sto parlando di allenatori e sto mettendo degli allenatori diciamo sull'orlo del precipizio, sono scarsi, non sono scarsi, però avere quella lettura, stiamo vincendo, che so, 3-1, giochiamo, palla a terra, offendiamo, eccetera, eccetera. Ci sono situazioni che però devi leggere un tantino in maniera diversa per portare più punti a casa. Tanto è vero che la Cremonese, se non vado errato, nelle ultime 19 partite, adesso non ho i numeri con me, ha fatto una sola vittoria. Smentitemi ovviamente nei commenti se diciamo sto sbagliando. Comunque 8 punti conquistati nelle ultime 19 partite. Diciamo che rischi la Serie B e domani è una partita fondamentale per i punti, e quindi sicuramente non mi aspetto il pullman davanti alla porta così come è stato col Parma, ma una formazione sicuramente guardinga nel diciamo attendere un tantino cosa succede, cercando al limite di portare a casa un punto in casa del Napoli. Si potrebbe anche vedere un match del genere. Poi se il Napoli diciamo non scende in campo perché qualcosina si è rotto nello spogliatoio, il mondiale che arriva e che comunque vuoi o non vuoi nelle ultime giornate di campionato, chi deve partire per il mondiale un tantino la gamba la toglie, oppure non è che dà il 101% perché rischi di farti male a ridosso poi del mondiale che deve iniziare. Quindi ci sono tutte queste situazioni sicuramente da tenere sott'occhio e da tenerne conto per quanto riguarda il rendimento di un calciatore singolo e poi della squadra di conseguenza. Speriamo di far bene. Io mi auguro che il Napoli scenda in campo, quantomeno al di là di un Elmas per De Bruyne, gioca De Bruyne o gioca Elmas, gioca Spinazzola o Gutierrez in difesa, gioca Juan Jesus col piede sinistro, Beuke ma lo riteniamo in panchina. Non sono d'accordo, perché io giocherei Beuke ma buongiorno e Beuke ma Rachmani e buongiorno la linea di difesa per quanto riguarda domani, però diciamo che sono molto più curioso del rendimento dal punto di vista offensivo, perché poi si presenta il Parma e sei questo, si presenta la Lazio e nemmeno va tanto bene. Le partite dal Cagliari in avanti comunque non è che abbiamo fatto i buchi a terra dal punto di vista della pericolosità. Mi auguro che succeda qualcosina in più nel match di domani sera, anche se si gioca di venerdì, un orario comunque
che non fa bene al calcio per quanto riguarda il seguirlo, non fa bene nemmeno ai tifosi, e mi rifaccio a uno striscione, se non vado errato, dei tifosi del Como nell'ultima partita che diciamo avevano scritto: scusate ma siamo al lavoro, non siamo potuti venire al match. Quindi il venerdì sera è una partita un po' dimenticata tra virgolette dalla, diciamo, per il palinsesto della Serie A, ma noi tifosi del Napoli che giochiamo di venerdì o giochiamo di sabato o giochiamo di domenica abbiamo comunque un match da seguire e da portare a casa. Sempre Forza Napoli, ci vediamo nel prossimo video, ciao.